Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, il nostro salotto zen dove noi ogni settimana possiamo coltivare tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, allo spirito e anche all'anima. Sarà sicuramente una puntata molto interessante, abbiamo degli ospiti eccezionali, parleremo sia di medicina quantistica ma anche parleremo di spiritualità e anche di trattamenti naturali. Allora incomincio subito con il presentare i miei ospiti. Abbiamo il professore Marcello Allegretti, buonasera e benvenuto qui nei nostri studi, ingegnere elettronico, biomedico e naturopata, ricercatore scientifico indipendente, titolare di un laboratorio di bioingegneria e riequilibrio energetico e anche professore perché lei insegna alla Università Telematica di Medicina Quantistica dell'Università della Sapienza di Roma. Sì, certo. Quindi la ringraziamo per essere qui con noi in studio. Grazie a voi. Ha portato dei dispositivi futuristici. Sì. Adesso capirete perché. Insieme a lui parleremo di onde che curano e in particolar modo parleremo di onde che curano il cancro. Anche. La ringraziamo perché è venuto da molto lontano, è venuto dalla Puglia, da Andria. Quindi un viaggio lunghetto, sì. Però finalmente l'abbiamo qui nei nostri studi, la ringraziamo. Lei è anche considerato uno dei massimi esperti sia in Italia che a livello europeo di questa disciplina, ha scritto anche dei libri che sono considerati delle guide, praticamente delle guide madri per questa disciplina, ovvero onde che curano, tecnologie elettromagnetiche dalla diagnosi alla ricerca sul cancro. Tra l'altro lei è anche un collaboratore, amico di un altro ricercatore, professore per Giorgio Spaggiari, che è stato diverse volte qui nei nostri studi. Ed è anche grazie a lui che ho avuto l'incarico di docenza presso la Sapienza di Roma, presso il primo master al mondo in medicina quantistica. Ecco, c'era anche un altro libro che lei ha scritto. Devo dire che io ho letto parzialmente questo perché non lo ritrovavo, ce l'avevo in PDF e quindi ho fatto un po' fatica, ma c'è l'altro libro che lei diceva è stato tradotto in tutte le lingue del mondo. Sì, questo viene ritenuto un punto di riferimento appunto perché è un libro, è stata una ricerca lunghissima in cui in base a una serie di studi e di pubblicazioni scientifiche ho raccolto tutte le frequenze che vengono utilizzate per curare o per trattare una gran serie di patologie. E quindi tutte queste frequenze sono state raccolte in questo manuale, che è quindi consultabile. Quante frequenze ci sono dentro? E qui ci sono circa 8.000 frequenze. Di virus, batteri? C'è di tutto, da patologie di qualsiasi tipo a naturalmente virus, batteri, funghi, protozoi, veramente tutto suddivisi per categoria, quindi un lavoro di ricerca e di pazienza soprattutto molto lungo. E naturalmente moltissime sono sperimentali, altre sono state invece ben sperimentate, molte sono sperimentali, dicevo, e quindi viene acquistato molto da chi fa ricerca soprattutto, sia che sia personale sia a livello di scientifico. Ecco, poi ritorniamo subito da lei perché assieme a lei faremo la parte quella medica, dopo ci spiegherà, è una curiosità molto particolare, come mai lei è giunto da ingegnere, da ricercatore in ambito diciamo di ricerca, è passato poi alla naturopatia. C'è stato praticamente un espediente familiare, vabbè lo diciamo subito, no? Esatto, sì. Sì, ho avuto mio figlio che è stato gravemente colpito da un problema di salute e praticamente ho potuto constatare che questo problema di salute per la quasi totalità dei medici e degli ospedali era qualcosa di sconosciuto, una malattia autoimmune non ben identificata, qualcosa di sconosciuto. E quindi a quel punto, pensando di avere le capacità per approfondire, ho iniziato a studiare medicina, poi ho studiato omeopatia, ho studiato omotossicologia, per poi approdare alla medicina energetica e alla medicina quantistica. E grazie a queste tecnologie che io con l'aiuto di amici medici siamo riusciti a rimettere quasi completamente
le cose a posto, quindi diciamo a ripristinare una condizione di salute che per la medicina tradizionale era uno di quei soliti casi irrisolvibili, sconosciuti e quindi diciamo che Ecco, davano quasi nessuna speranza. Stiamo parlando di tecnologie futuristiche perché vengono utilizzate per esempio dagli astronauti della NASA che utilizzano queste anche bioscan, ma addirittura è proprio una tecnologia che parte da uno dei ricercatori più controversi nella storia, ovvero stiamo parlando di Nikola Tesla, no? ma Nikola secondo Tesla. me Quindi, se pensiamo che noi dobbiamo tutto a lui, quindi la corrente elettrica alternata, i motori, i generatori a corrente elettrica alternata, così come i tubi fluorescenti e una miriade di altri brevetti che Tesla ha fatto, io ritengo che Tesla sia l'inventore più grande di sempre, di tutti i tempi. Non c'è nessuno che possa essere paragonato a lui per le capacità inventive, diciamo, che aveva. Ed è proprio Tesla che alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, scoprì le onde scalari e le energie scalari. Bene, tornati in studio, allora adesso dovete concentrarvi perché affronteremo assieme al professore Allegretti questa medicina d'avanguardia, ovvero delle onde che curano. Certo. Siamo in ambito tecnologico, cioè delle tecnologie elettromagnetiche dalla diagnosi alla ricerca, in questo caso particolare parleremo anche di cancro, ma ci sono anche tutti altri tipi di patologie. Allora, partiamo dall'inizio, cercheremo dalle di fare... elettromagnetiche. Dalle onde elettromagnetiche, da 0 a infinito, cioè i raggi cosmici, e noi con i nostri sensi possiamo solo percepire le onde acustiche con l'udito, che vanno da 20 Hz a 20.000 Hz, che è quindi lo spettro udibile, poi si fa un salto verso lo spettro visibile, che sono le onde elettromagnetiche luminose, e quindi noi possiamo percepire con i nostri occhi. Ma tutte le altre onde noi le riceviamo, le possiamo, quindi le nostre cellule, i nostri tessuti sono in grado di riceverle e interpretarle molto molto bene, tant'è vero che appunto tutte le tecnologie che utilizzano le onde elettromagnetiche sfruttano determinate frequenze, gamma di frequenza, range di frequenza per trattare problemi di qualsiasi natura, dal più semplice fino appunto a tutte le tecnologie che vengono attualmente utilizzate per la cura anche del cancro. E quindi esistono terapie, naturalmente qui parliamo di terapie ufficiali che vengono utilizzate normalmente da medici, ospedali, con macchine di natura medica. Quindi ci sono le terapie con radiazioni luminose di vario tipo, c'è la terapia elettrostatica, una grandissima serie di elettroterapie che hanno un gran numero di funzioni, soprattutto quella di eliminare il dolore. Ci sono le termoterapie, dove con le onde elettromagnetiche si riscaldano i tessuti e quindi il calore provoca una serie di benefici, maggior afflusso di sangue, maggior afflusso di globuli bianchi, e utilizzato in una particolare maniera è una delle migliori tecnologie per distruggere delle cellule cancerose. Quindi in questo caso parliamo della ipertermia oncologica. Cioè dove ci sono già dei centri in Italia che la utilizzano, tutta Italia, sia privati che pubblici, ovvero negli ospedali, perché cioè sia la total body che fa tutto il corpo che quella mirata. E quella mirata a zone del corpo, perché portare con le onde elettromagnetiche una temperatura del corpo a 41, 42, 43 gradi, mentre non comporta alcun problema per le cellule normali, tradizionali, le cellule invece cancerose non riescono a reggere quella temperatura, si attivano una serie di processi biologici che porta alla morte, l'apoptosi di quelle cellule. Quindi è un metodo di cura tra i più indolori, tra i più semplici da eseguire,
sia dal punto di vista mentale che fisico per un malato, per un paziente oncologico. Quindi veramente io l'ipertermia oncologica ritengo che sia una delle migliori, se non la migliore in assoluto, tecnologia applicabile con onde elettromagnetiche applicabile per un gran numero di tumori solidi soprattutto. Ecco. Sì, se non erro, l'unica applicazione che non può essere fatta è quella al cervello, solo perché il cervello, solo alla testa innescare non si temperature può portare, elevate è un po' pericoloso, ma non si può per tutte le portare a altre parti del temperature corpo... così alte. Infatti quando ci prescrivono gli antipiretici, quando superiamo soprattutto i 40 e 41 gradi, serve proprio per tutelare appunto il cervello, perché mentre il nostro corpo non avrebbe alcun problema a sopportare quella temperatura, invece il cervello potrebbe subire dei danni. Sì. Poi ci sono ancora gli ultrasuoni con cui vengono, ad esempio, spesso che vengono utilizzati per distruggere, ad esempio, dei calcoli, le onde d'urto che hanno funzioni di vario tipo, soprattutto quello di riuscire a creare nuovi vasi sanguigni. C'è la neuroacustica, molto utilizzata nel campo psicologico, la magnetoterapia e le onde pulsate, che sono sicuramente le più conosciute e diffuse perché si riescono a trattare un gran numero soprattutto di problemi osteoarticolari. Poi c'è il reefing, che è un po' una tecnologia d'avanguardia, ma che in pratica comprende gran parte di queste tecnologie che abbiamo citato fino adesso. Il reefing è quella tecnologia che viene sperimentata in Germania? Se non Il reefing, diciamo, abbraccia molto magnetoterapia ed elettroterapia in un'unica, come dire, disciplina. Okay. Ecco, sì. Poi abbiamo Questi sono anche... i vari tipi di terapie con le radiazioni luminose. Chiaramente la più conosciuta è l'ultima, cioè le LED e le laser terapie, visto che adesso le tecnologie che utilizzano appunto soprattutto il laser sono tantissime, e si fa di tutto, da risolvere problemi estetici a una serie di problemi soprattutto della pelle, perché tutte le tecnologie che utilizzano onde luminose hanno un potere di penetrazione di pochi millimetri, quindi diciamo si possono trattare un po' tutti i problemi che nel range di 2, 3, 4, 5 millimetri di superficie, quindi soprattutto della pelle. La terapia elettrostatica attualmente è poco diffusa. No? Eh? È stata... È la più antica, ma una delle più antiche, ma è poco diffusa, perché si tratta di portare il corpo fino a 35.000 volte, come un uccellino che sta su un filo ad alta tensione. E quindi chiaramente si deve essere isolati da terra, e applicare questa tensione alta significa far richiudere questa corrente attraverso l'etere, attraverso l'aria, sul terreno, quindi porta a una serie di circolazioni di microcorrenti all'interno dell'organismo che hanno soprattutto la funzione di ricaricare elettricamente le cellule con gli ioni positivi e negativi. Sì. Ma c'è qualche raro apparecchiatura che è ufficiale, naturalmente. Ma anche all'interno di strutture ospedaliere no? Non lo so. Io ne conosco una che mi pare americana, e probabilmente viene utilizzata solo in ambito privato. Ecco. Anche qui in Italia ce le abbiamo queste strumenti? C'è qualcuno che fa qualche cosa a livello sperimentale, sicuramente. Ci sono cose che si possono dire e altre che giustamente il professore... Fino a quando, diciamo, uno siamo lavora... in ambito di ricerca. Sì, nell'ambito della ricerca personale medica è consentito. personale. L'essenziale è quando sono tecnologie appunto non ufficiali, non applicarle a terze persone, perché solo un'apparecchiatura medica certificata come tale e un medico. Vabbè, lì entriamo nel campo della registrazione, esatto, dei marchi, dei dispositivi, insomma. Esatto, queste sono tutte le elettroterapie. Okay. Di queste, che la maggior parte di queste servono per l'attenuazione del dolore, ma direi che la più sensazionale su cui sto facendo delle ricerche sono le microcorrenti. Le microcorrenti sono delle correnti di grandezza dei microampere, che sono dello stesso
ordini di grandezza delle correnti che circolano naturalmente nel nostro organismo, soprattutto quando abbiamo un danno, una ferita, eccetera. Soprattutto quando abbiamo una ferita, una ferita o un danno biologico a qualche organo. Ecco, arriva un maggior afflusso di correnti elettriche, cioè di ioni caricati positivamente e di elettroni, e queste cariche elettriche servono a accelerare la funzionalità, quindi ripristinare cellule e tessuti danneggiati. Quindi con cariche di ioni negativi? Soprattutto con un afflusso di ioni negativi e di elettroni. Queste sono state studiate come injury current, come correnti appunto di ferita, e utilizzando questi stessi ordini di grandezza si è visto ad esempio che si riesce ad aumentare l'ATP, cioè l'energia che noi produciamo attraverso i nostri mitocondri nelle cellule, fino al 500%, quindi dà una carica energetica incredibile, un grande spostamento di ioni utili, sodio, potassio, magnesio, eccetera, positivo, quindi si viene ad attivare una serie di situazioni tali per cui nel caso di una ferita si accelera di molto la guarigione, ma è utile a un numero molto 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 grande di problemi di salute, di patologie. Cioè, danno biologico qui, ma esistono già dei dispositivi che fanno questi microcorrenti? Sì. Esistono dei dispositivi, anche se medici, anche se ho potuto constatare che per utilizzare bene le microcorrenti serve una particolare frequenza e una particolare forma d'onda. Chi non conosce bene questi parametri ha degli effetti di scarso rilievo, e quindi non tutte le apparecchiature, come al solito, sono uguali. C'è chi riesce a ottenere grandi risultati, chi meno, proprio perché ci vogliono conoscenze particolari. Io ho fatto una sperimentazione anche proprio personale, perché sono riuscito a curarmi un'ernia al disco con le microcorrenti e quindi ho potuto constatarne. A proposito di ernia del disco, ho letto una cosa molto particolare che nel suo libro, ovvero che la sciatalgia addirittura potrebbe essere la conseguenza di un attacco patologico di virus o batteri. Sì, si perché riferisce poi tutto, ai dolori lombari. Io ho risolto anche quello, perché avevo una sciatica che tentavo di risolvere con, le classiche magnetoterapie, quindi con le frequenze utili per cercare di curare questi dolori lombari, e non ci riuscivo. Dopodiché ho applicato un'altra metodologia sperimentale assolutamente, che consente di individuare la presenza di eventuali agenti patogeni. In questo caso particolare la sciatica era provocata dal Propionibacterium acnes, da un batterio che quindi si andava a insidiare, che si va ad insidiare in zona spina dorsale, e quindi provoca infiammazione e infezione, e di conseguenza una lombosciatalgia. E questo è stato scoperto di recente, la presenza di questo batterio in alcuni casi di sciatica, e quindi combattendo, sempre con onde elettromagnetiche naturalmente, visto che sono un ricercatore, combattendo questo batterio ho risolto quindi inviando la frequenza col dispositivo. Con dispositivi che mettono frequenza idonea per cercare di eliminare questi batteri, sono riuscito appunto a eliminare in un giorno e mezzo una sciatica che mi portava avanti da alcuni mesi. Per sapere la frequenza di questo batterio si ritorna a quel libro famoso che lei ha fatto, dove ci sono dentro registrate 8.000 sequenze di virus, batteri, di eseguite da tanti ricercatori in tutto il mondo, che è una cosa meravigliosa. Lei è andata a cercare la frequenza del batterio dell'acne. Sì, esatto. L'ha trovata, l'ha messa nel dispositivo in un generatore di frequenze, e come risonanza
ho ucciso questi batteri. Incredibile, sembra fantascienza, ma stiamo parlando di medicina quantistica, dove tutto è informazione, tutto è energia. Non c'è là si arriverà poco alla volta. Infatti io sabato sono stato invitato a una conferenza che ho intitolato proprio "Come si curano gli astronauti", perché immaginare che quando vanno sulle stazioni orbitanti gli astronauti si possano portare con sé antinfiammatori, antibiotici e cose del genere, veramente non è credibile. Io una volta ho conosciuto proprio un medico, un ex medico della NASA, che mi ha assolutamente confermato che tutte le cure di qualsiasi tipo e di qualsiasi natura vengono eseguite in orbita con onde elettromagnetiche, quindi con queste tecnologie. Con informazioni, quindi. Quindi con informazioni, esatto. E se andiamo proprio a queste slide sulla NASA, la NASA infatti è al primo posto al mondo nell'ambito della ricerca sugli effetti delle onde elettromagnetiche. E le onde elettromagnetiche sul corpo possono agire in tantissime maniere, quindi aumentare il numero di ioni, l'afflusso di sangue, l'afflusso di globuli bianchi, stimolare enzimi, stimolare ormoni. Veramente di tutto e di più possono fare. Ma alla base di tutto c'è quello che la NASA ha dimostrato in maniera inequivocabile, ovvero la stimolazione genica dei geni. Quindi loro hanno visto e constatato, sperimentato e osservato ben 4.000 geni. 4.000? Geni. Il gene è una piccola parte del DNA che contiene delle informazioni, e quando questa piccola parte del DNA, che sono i geni, rappresentano solo il 2% dell'intero DNA, quando questi geni vengono stimolati, questi geni producono delle proteine, e queste proteine servono ad avere un risultato pratico di un effetto che possa essere sia positivo che negativo, quindi sia dannoso che curativo. Quindi quando io vado a stimolare con delle onde elettromagnetiche dei geni, secondo le prove che hanno fatto la NASA, si è visto che si poteva avere un effetto riparativo o rigenerativo delle cellule. Con le onde elettromagnetiche si può veramente curare, fare di tutto. E alla base ho sicuramente l'effetto principale è quello di stimolare i geni. Quindi geni che possono appunto portare a una anche completa guarigione, quando vengono attivate le frequenze giuste con le forme d'onda Guarigione giuste. di quali tipi di patologie? Scusi? Guarigione di quali patologie? Dipende. Lo metto in difficoltà? No, perché ci sono dei problemi di salute e delle patologie che si possono veramente curare e guarire in maniera definitiva. Ci sono altre che invece si può avere una condizione temporanea oppure una guarigione palliativa, quindi si riesce a star bene, però se non si è arrivati alla fonte del problema che ha causato poi quella patologia, chiaramente quella patologia è facile che si ripresenti. Diciamo su tipo questo, il cancro? Anche il cancro, ma diciamo su questi chi ha studiato la psiconeuroendocrino-immunologia, la psicosomatica, le 5 leggi biologiche, sa bene che i conflitti emozionali sono alla base, diciamo, di uno sviluppo. Poi esiste un'area del DNA che è il braccio corto del cromosoma 6, dove ci sono memorizzati bene i problemi che potremmo incontrare nella nostra vita. Non è detto che noi, se lì sopra c'è scritto cancro alla testa, che lo avremo. È chiaro che ci deve essere una qualche miccia che inneschi quel problema di salute. È scritto là, quindi io posso essere anche un fumatore, ma se nel mio DNA non c'è scritto cancro ai polmoni, a me mi potrà venire di tutto, ma il mio cancro ai polmoni non verrà mai, perché
non ho la predisposizione genica a quel tipo di malattia. E quindi dicevamo, ad esempio, tra le cause, forti stress anche emozionali possono portare a una patologia. Quindi se non si risolve il problema principale che ha portato quel tipo di patologia, cioè non c'è l'aspetto solo fisico, ma anche quello ripresentare. Si può curare anche il cancro con le varie tecnologie, ma si animico. potrebbe ripresentare. Allora, dobbiamo andare un po' veloci perché minuti. Terapia d'avanguardia. Terapie d'avanguardia, quindi andiamo un po' nel campo della fantascienza, però diciamo si stanno facendo delle sperimentazioni. A me piace molto perché parliamo di un campo della fisica che è stato volutamente ignorato, non si poteva negare, e allora che cosa si fa in questi casi? Si ignora. E parliamo quindi di onde scalari, che non sono onde elettromagnetiche che noi conosciamo, perché hanno delle proprietà completamente diverse. Le ha inventate Nikola Tesla, naturalmente, e questo è il suo brevetto, dove con questa coppia di antenne lui riusciva a trasmettere energia elettrica da una trasmittente a una ricevente senza fili. Tant'è vero che gli fecero costruire quella grande torre che si vede sempre nelle sue immagini, ecco quella che vedete qui, è arrivato a metà, i banchieri gli hanno tolto i fondi, si sono resi conto che stavano andando incontro a qualcosa di pericoloso, e quindi, perché l'antenna diceva metto questa antenna qui, poi basterà mettere delle antenne molto più piccole, sintonizzate su questa antenna nel giardino di vostra casa, e voi potrete ricevere energia elettrica senza fili. Lui riuscì a trasmettere fino a 10 kW di energia elettrica. Poi questo era il grande progetto, grandi finanziamenti, ma quando evidentemente si sono resi conto che sarebbe stato antieconomico una invenzione del genere, tolsero i fondi e finì tutto là. Però ci sono delle menti che non abbandonano questa ricerca. Non hanno abbandonato assolutamente questa tecnologia. I veri meriti vanno al professor Konstantin Meil, fisico elettronico tedesco, che ha riscoperto dalle equazioni di Maxwell in poi tutta questa tecnologia, sia dal punto di vista teorico, quindi con formule matematiche che dimostrano l'aspetto matematico della questione, e poi dal punto di vista pratico, cioè lui ha realizzato delle antenne che dimostrano l'esistenza delle onde scalari, che sono completamente diverse appunto dalle onde elettromagnetiche, perché l'intensità del segnale, possiamo vedere questo è il suo brevetto, un esempio. Giusto? Questo sì, questo no. Quello lì? Questa è una riproduzione che non è assolutamente semplice. Mi devo girare perché devo seguire bene. Non è semplice da realizzare queste cose qua, ci vuole un po' di... Certo, semplicissimo. Non è semplicissimo, si può fare. L'ha fatto il professor Konstantin Meil, sono riuscito a farlo seguendo semplicemente il progetto di Tesla e le indicazioni che ho letto proprio del professor Konstantin Meil, a riprodurre una coppia di antenne di Tesla che quindi hanno la caratteristica di non seguire le leggi della fisica, perché questa è una trasmittente, questa è una ricevente, si può trasmettere energia da un'antenna all'altra, il segnale che vedete anche sulle lancette non cambia, la ricezione non cambia, se io allontano a dismisura la ricevente dalla trasmittente. Ad esempio, le onde elettromagnetiche, l'intensità decade con il quadrato della distanza. Con le onde scalari non è così, io posso allontanare le allontano, il segnale che vedete sulle lancette. Cioè questa, perché magari da casa non la vedono, questa lancetta non diminuisce di frequenza? No, di intensità, cioè riesce a ricevere con la stessa potenza, assolutamente. E quindi questa è la prima cosa che va fuori la fisica tradizionale. Un'altra cosa, la più veramente eclatante. Questa potenza che collega un'antenna all'altra, da cosa viene prodotta? Da questo piccolo generatore, che è un generatore di pochi milliwatt di potenza, che genera una frequenza che manda in risonanza questa antenna. Questa antenna trasmette questa onda elettromagnetica a quest'altra antenna, manda in risonanza anche questa antenna,
solamente che in questo caso produce un'onda uguale e contraria. Si annullano le onde elettromagnetiche, rimangono le onde scalari e quindi si può trasportare anche energia elettrica. Infatti questo piccolo motorino, ventilatorino che io ho messo qua è la dimostrazione come io dall'antenna trasmittente all'antenna ricevente possa trasmettere energia elettrica proprio come aveva ipotizzato Nikola Tesla. L'altra cosa incredibile delle onde scalari... Ma questo dispositivo in ambito curativo medico-personale... Quale? Cosa Questo? fa? Questo. Visto che stiamo parlando di onde che curano, no? Sì. Facciamo un esempio. Praticamente, che cosa? Esistono degli studi che sono stati fatti e prime sperimentazioni, infatti ho messo qualche titolo in fondo a queste slide qua, che le onde scalari si è visto che possono essere curative come un ringiovanire, ristabilire una piena funzionalità delle cellule, avere una migliore ossigenazione. Quindi le prime sperimentazioni sulle onde scalari hanno portato, secondo questi ricercatori, a questi risultati, cioè a un miglioramento generale delle condizioni di salute. Ma l'applicazione invece, che è più semplice per un ricercatore da verificare, è quella di modulare in frequenza la trasmittente, quindi mandare oltre a questa frequenza che le manda in risonanza un'altra frequenza, in questo caso una frequenza di quelle ben note curative. E quindi applicando un campione che contenga del DNA... Io le faccio una domanda. Ho lo streptococco in gola che mi assilla. Non è vero, però mi è venuto in mente lo streptococco. E allora che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe Sto parlando di una patologia magari banale. Si potrebbe mettere un campione che contenga del DNA suo. Che può essere capello. Che può essere... l'essenziale è che contenga del DNA. Il capello, ad esempio, il bulbo contiene il DNA, il capello no. Oppure un pezzettino di unghia, oppure un piccolo campione di sangue, saliva, che contenga del DNA. Lo si può mettere questo campione sulla trasmittente e nel momento in cui questo sistema va in risonanza, posso inviare delle frequenze a quel campione. Inviando le frequenze a quel campione, sembra che ci stanno ricercando e sperimentando in molti, quelle frequenze arrivino al proprietario di quel DNA, ovunque esso si trovi, proprio grazie al campo scalare che si viene a creare. Quindi praticamente si tratterebbe in questo caso di curare a distanza. Cioè applico le frequenze a quel DNA, quelle frequenze arriveranno solo ed esclusivamente al proprietario di quel DNA. Quindi se lei dal dispositivo che mette frequenza, mette la frequenza, una frequenza per curare il mal di gola, per lo streptococco, quelle essendo frequenze... il DNA mio, in qualsiasi parte del mondo dove io mi trovi... Sì. Dove mi trovo, ricevo la frequenza che va in risonanza col mio streptococco che è in gola e quindi diciamo che lo manda in distruzione, detto in poche parole. Queste sono, diciamo... tanto per far capire come in maniera molto... Dove si sta sviluppando, come si sta e come si vorrebbe sviluppare questa tecnologia. A questo punto io sono il primo scettico perché sono... Questo invece che cos'è? Per esempio, lei l'ha messo in una cosa di ferro, giusto? Ecco, questa è un'altra dimostrazione della particolarità delle onde scalari. Questa è una seconda ricevente collegata alla prima solo con un filo che simula la messa a terra, secondo quello schema di Tesla, simula la messa a terra, collegata a quest'altra ricevente. E questa ricevente era chiusa in una gabbia di Faraday e si potrebbe anche collegare a terra, non c'è problema. Secondo le leggi dell'elettromagnetismo, un'onda elettromagnetica non può penetrare una gabbia di Faraday. Per le onde scalari invece questo problema è inesistente. Loro possono attraversare qualsiasi cosa, compresa
una gabbia E metallica. come faccio a vedere che quella gabbia metallica, dove lo vedo? Nella frequenza? Perché per esempio... Che funzioni lo possiamo vedere sia dalla lancetta, dai LED accesi, sì, dai LED accesi, cioè che riescono a ricevere le frequenze dell'antenna trasmittente, che è quella grigia. E quindi io ho provato anche ad avvolgere questa gabbia con dell'alluminio pellicola. Sì, che solitamente... L'altro invece dispositivo è una sua invenzione. Questa invece sì, è una mia invenzione. È un'altra bobina di Tesla, visto che questo è il ricercatore più affascinante secondo i miei punti di vista. Quindi con questa mia speciale bobina di Tesla invece ho trovato una maniera per fare un imprinting di frequenze in acqua. Quindi qui dentro si mette una boccetta con acqua e alcol e quindi posso imprimere nei domini di coerenza dell'acqua una frequenza. In questo caso tutti gli illustri professori che mi hanno preceduto, come il professor Spaggiari, ha ben parlato di acqua, dei domini di coerenza, cioè della possibilità di memorizzare frequenze nell'acqua. Ecco, questo è uno dei mezzi che ritengo sia tra i più potenti esistenti per memorizzare frequenze in acqua, proprio perché sfrutta l'alta tensione che si viene a creare sulla sommità. Vedete che si può anche accendere, è accesa? Sì, adesso si è accesa, si vede però con le luci si vede... Sì, ecco. Si può anche accendere un tubo fluorescente, nonostante, ripeto, si tratti di un generatore di una potenza veramente infinitesima. Quindi si viene a creare un'alta tensione sulla sommità tale da poter accendere un tubo fluorescente, un'alta frequenza, e quindi la mia idea è stata quella di combinare alta tensione e alta frequenza per fare un potente imprinting di frequenze in acqua. Ed è un po' come quello che ha fatto il dottor Massimo Citro di Torino, con mezzi completamente però diversi. Il trasferimento farmacologico sequenziale TFS. Esatto. Qui è un altro sistema. È un sistema completamente diverso, però i risultati sono identici. E nell'acqua che cosa gli può dare? Cioè che informazioni gli può dare? Frequenze. Di qualsiasi sempre tipo. Di virus, batteri, protozoi. Non ci sono quindi limiti. se io ho sempre sto streptococco che mi assilla, prendo... Si può mettere la frequenza ad esempio di un principio attivo che distrugge lo streptococco e poi assumere quell'acqua. E che principio attivo ci metterebbe lei? È un antibiotico. È un antibiotico, ad esempio. Sì. E si potrebbe quindi memorizzare l'acqua con l'informazione dell'antibiotico, ma senza dentro l'antibiotico. Esatto. Quindi è sempre l'informazione che mi arriva. Solo informazione. Se ad esempio io faccio un imprinting di frequenze di vitamine, di integratori, quelle non funzionano. Ed è normale ed è giusto che sia così. Perché sono molecole che vengono elaborate nel nostro organismo, vengono scisse, smontate e rimontate. Quindi tutti gli integratori, glutatione, Q10, le vitamine, eccetera, non funzionano. Quando invece è sufficiente l'informazione di quel principio attivo per attivare, come abbiamo visto prima, enzimi, ormoni, neurotrasmettitori. Quindi basta solo quell'informazione per attivare una serie di processi biologici e allora sì. La memoria dell'acqua per quanto tempo rimane dell'informazione che le dà? Cioè l'acqua la devo bere subito e quindi devo avere È stato uno dei più grandi problemi che ho affrontato. E alla fine ho individuato un additivo, che non dico, biologico, che riesce a mantenere la informazione. Finora ho provato fino a 3-4 mesi. Fino a 3? 4 mesi. Ah. Sì. Cioè acqua, alcol è un'altra sostanza assolutamente naturalmente, che però riesce a mantenere questa informazione nell'acqua nel tempo senza problemi. Ecco, lei diceva per esempio, proprio in un minuto, perché adesso abbiamo la pubblicità, che è riuscito, non mi ricordo con quale dei due dispositivi, è riuscito a curare il problema, il problema di suo figlio del ferro. Per una carenza di ferro, lei gli ha mandato l'informazione, giusto? Sì, ho mandato l'informazione, le frequenze che sono state studiate per appunto migliorare
ferro nel sangue e hanno funzionato. Solamente che, come succede spesso in queste tecnologie, in questo tipo di applicazioni, nel momento in cui smisi di trasmettere queste frequenze per la iposidermia, il ferro poi constatammo da analisi cliniche che tornò da capo basso. Quindi ci sono i casi in cui si riesce a trattare un problema di salute in maniera definitiva, dei casi in cui si ha solo un effetto, come dire, palliativo, quindi bisogna arrivare poi a... Quindi per esempio una persona che ha il cancro... abbiamo detto prima, se è vero che dietro al cancro ci sono delle motivazioni di natura di tipo psicologica, di forte stress o conflitti emozionali, si cura il cancro anche con queste tecnologie, e sono tante, sono più di 10 le tecnologie ufficiali per la cura del cancro, che sono descritte nel libro Onde che curano. Lo si può curare, ma lei rischia... dice che la più innovativa è quella che funziona meglio, anche perché non ha, effetti collaterali e l'ipertermia sì. oncologica. Quella che, infatti, dopo che ho trattato questo argomento, mi chiamano alcune persone, io cerco di indirizzarle verso questa tecnologia, perché avendole analizzate tutte quante ho visto che è veramente quella. Per quali tipi di cancro funziona meglio? Sicuramente tutti i tipi di cancro solido. Però c'è ad esempio il problema delle metastasi, che poi diventa veramente in alcuni casi senza soluzione. Quindi solo facendo invece una ipertermia total body, quindi sottopongo proprio tutto il corpo a un innalzamento della temperatura, che si ha qualche speranza di farcela. Del resto l'ipertermia oncologica è stata scoperta proprio da febbri altissime avute da alcuni pazienti oncologici, e dopo queste febbri altissime avute ad esempio per un'infezione, scoprirono che magicamente erano guarite da un tumore, da un cancro. Allora hanno iniziato a capire come le cellule cancerose non riescono a sopportare temperature di 41-42 gradi, e quindi da lì si è scoperto che questa era una strada per rimuovere, distruggere il cancro senza operare chirurgicamente, perché l'alternativa poi rimane solo la chirurgia, non è che ci siano tante altre maniere per distruggere quel cancro, tranne alcune eccezioni come i TT field, i tumor treating field e qualche altra cosa, insomma. Dopodiché le chance sono veramente poche. Bene. Allora, è stato bravissimo, ha reso comprensibili argomenti che sono futuristici anche per noi che... Io volevo finire solo di dire una cosa, perché trasferire, abbiamo detto, energie attraverso un campione di DNA a una persona può veramente sembrare fantascienza. Allora io all'epoca mi sono chiesto, ma posso riuscire a trovare una maniera un po' più credibile per dimostrare che questa cosa è vera? E mi sono venuti in mente i gemelli omozigoti, che hanno lo stesso identico DNA. E lì infatti poi ho trovato una montagna di materiale, perché avendo lo stesso DNA hanno osservato fenomeni di telepatia, di trasmissione di pensiero, di sensazioni anche fisiche, cioè sottoposto un gemello a un problema volutamente fisico, si è constatato l'effetto nell'altro gemello. I gemelli omozigoti sono i più tartassati dal punto di vista delle sperimentazioni mediche. Perché? Perché hanno lo stesso DNA, e quindi, essendo il DNA, come ho detto prima, un'antenna scalare, riescono a ricevere e trasmettere tra di loro anche al di là della distanza, perché si viaggia in una dimensione che non è quella tradizionale che noi conosciamo delle 3 dimensioni fisiche. Quindi queste informazioni possono viaggiare a distanza, e quindi, come succede nei gemelli omozigoti, che si può avere una trasmissione da un DNA all'altro DNA nella stessa identica maniera, questo sistema può funzionare proprio seguendo questi principi. Quindi, applicando le frequenze a quel campione di DNA, quelle frequenze possono arrivare, quindi avere degli effetti su di me.
davvero molto interessante. Bene, adesso intanto la ringrazio. Grazie a voi. Ci dobbiamo lasciare per qualche secondo, subito dopo torniamo in studio e parleremo con Susi, a tra poco. E il professor Allegretti lo invito ad andare dietro al tavolo, al nostro tavolo con tutte queste onde che curano. Stiamo parlando di medicina quantistica, sembrano cose futuristiche ma in realtà vengono già applicate in ambito medico ma a livello personale. Facciamo la chiusura anche con il professor Allegretti, che io ringrazio. Ricordo che adesso lei... Io guardando questi massaggi pensavo il fatto che noi siamo fatti di energia, massa è energia, energia significa frequenze, e emaniamo campo elettromagnetico fortissimo attraverso il nostro cuore, un campo elettromagnetico abbastanza intenso attraverso il cervello. Noi emaniamo biofotoni, come ci ha dimostrato il professor Pop. Il calore significa raggi infrarossi, quindi ancora energia, quindi si può immaginare quanta energia possiamo trasmettere ad un'altra persona, soprattutto chi ha le capacità magari particolari, quanta energia possiamo trasmettere ad un'altra persona anche attraverso un massaggio. Sono scambi di frequenze di vari livelli, di varie altezze di frequenze, basse e alte, semplicemente con un massaggio, toccando e quindi trasferendo la nostra energia ad un'altra persona. Per questo alcune persone hanno delle capacità veramente speciali di cura, di guarigione, di benessere che possono trasmettere. Beh, Fabiana ha guarito la sorella con l'utilizzo delle mani, che aveva la schizofrenia, quindi certo. Veramente ciò che non è riconosciuto dalla scienza comunque non è detto che non sia efficace, no? Così come sarebbe bello studiare le frequenze che ha questa donna che ci ha lasciato Susi Gallesi. Sì, perché si riesce a trasferire un'energia appunto che è sicuramente funzione delle capacità personali. Che cosa dobbiamo aspettarci, professore, nel nostro futuro per le onde che curano? Il futuro è questo, il futuro è sicuramente quello che, come abbiamo detto già prima, la NASA sicuramente già attua da tanto tempo agli astronauti, e questa sarà sicuramente la medicina del futuro, perché essendo appunto fatti di energia, è attraverso questa stessa fonte di energia che noi potremo prima o poi curare e trattare qualsiasi problema di salute, quindi ristabilire. Una curiosità, ci sono diversi dispositivi medici che sono stati brevettati che vengono utilizzati per curare le frequenze, non so, l'Epstein-Barr, il citomegalovirus, l'herpes zoster, 1, 2. Ce ne sono veramente di efficaci che funzionano qui? Siamo in campo diciamo sperimentale. Certo. Ma c'è qualcosa che funziona? Sì, c'è sicuramente qualcosa che funziona. Il metodo di funzionamento può essere di vario tipo, perché si può agire sia direttamente sulla distruzione di quell'agente patogeno, sia nell'attivare i meccanismi di difesa e quindi tutte le cellule del sistema immunitario per distruggere quell'agente patogeno. Quindi veramente non ci sono confini, non ci sono limiti. Agente patogeno che molto spesso è anche la chiave di accensione per innescare anche, non so, il cancro, no? Ma oramai è stato comprovato. Il papillomavirus è un esempio, ma il papillomavirus che cosa provoca? Il cancro dove solitamente? Diversi tipi di cancro, compreso alle ovaie, all'utero e anche alla ai genitali. Sì, è coinvolto in tantissime patologie. Poi hanno scoperto, e io proprio sul libro Le frequenze del Riefing cito tutti i virus o i batteri che possono
e hanno scoperto possono innescare una serie di malattie e una serie naturalmente di cancro. Poi possono essere la vera causa, possono essere coinvolti nella costruzione o nella distruzione di tessuti, ma gli agenti patogeni svolgono sempre un ruolo fondamentale. Se nelle patologie, quindi se si dovesse riuscire a distruggere questi agenti patogeni, naturalmente anche il male, anche la malattia, anche il problema di salute verrebbe a scomparire. Bene, professore Allegretti, io la ringrazio moltissimo per la sua disponibilità, ringrazio anche Fabiana, ovviamente la riaspetto ancora qui in studio perché ci sarebbero tantissime cose che vorrei domandarle. Con piacere. Ringrazio anche voi che ci seguite sempre con un grande interesse, mi raccomando, se volete rivedere la nostra puntata e tutte le puntate che abbiamo fatto, fatelo sul nostro sito internet dove trovate anche tutti i riferimenti degli ospiti che ci vengono a trovare. Grazie ancora, arrivederci, sperimentiamo insieme settimana prossima con la nuova puntata di Laboratorio Salute. Arrivederci e namaskar. Non namaste, ma namaskar. Arrivederci. Grazie.